Ciao a tutti e bentornati nel podcast Italiano Facile. Sono Sara e sono qui con il mio amico Matteo. Ciao, sono Matteo. Come stai oggi, Sara? Sto bene, grazie. Un po' stanca però. Ieri sera sono stata a cena dai miei genitori. Ah sì? Com'è andata? Bene, bene. Sai com'è? Mia madre cucina sempre troppo. Ho mangiato tantissimo. Questo è molto italiano. Le mamme italiane cucinano sempre tanto. È vero. E poi mio padre ha fatto tante domande, come sempre. Sara, come va il lavoro? Sara, hai trovato un ragazzo? I genitori sono tutti così. Anche i miei fanno sempre domande. Esatto. Quindi oggi parliamo proprio di questo. Come parlare della famiglia in Italia. Sì, perfetto, perché in Italia la famiglia è molto importante. Importantissima. Allora, Matteo, tu hai una famiglia grande? Ma non troppo grande. Ho mia madre, mio padre e ho una sorella. Ah, hai una sorella. È più grande o più piccola di te? È più piccola, ha 25 anni. Si chiama Chiara. Che bel nome! E voi andate d'accordo? Sì, abbastanza bene. Ma a volte litighiamo, ma è normale tra fratelli, no? Normalissimo. Io ho un fratello più grande, si chiama Marco. Litighiamo sempre da piccoli, ma ora siamo molto amici. Vedi? È così per tutti. E i tuoi genitori, come si chiamano? Mia madre si chiama Anna e mio padre si chiama Giuseppe, ma tutti lo chiamano Peppe. Giuseppe, Peppe, molto italiano. I miei genitori si chiamano Roberto e Lucia. Belli questi nomi. Senti, tu vedi spesso la tua famiglia? Sì, abbastanza spesso. Vado a pranzo dai miei genitori quasi ogni domenica. La domenica, il classico pranzo della domenica italiano. Esatto, è una tradizione. E tu? Anch'io. Vedo i miei genitori almeno una volta alla settimana. Ieri sera, per esempio. E tuo fratello? Lo vedi spesso? Lui vive a Milano, quindi un po' meno, ma ci sentiamo al telefono quasi ogni giorno. Ah, capisco. La distanza è difficile, ma è importante sentirsi. Sì, molto importante. Allora spieghiamo un po' come funziona la famiglia italiana. Buona idea. Allora, in Italia abbiamo parole diverse per ogni membro della famiglia. Esatto. Iniziamo dalle basi. I genitori sono mamma e papà, o anche madre e padre, in modo più formale. Sì, ma quasi tutti dicono mamma e papà. È più affettuoso. Vero, io dico sempre mamma e papà, mai madre e padre. Anch'io. Poi ci sono i fratelli. Se è maschio è fratello. Se è femmina è sorella. Esatto. E se vuoi essere più specifico, puoi dire fratello maggiore o fratello minore. Maggiore significa più grande e minore significa più piccolo. Perfetto. Quindi io ho un fratello maggiore e tu hai una sorella minore. Esatto. E poi c'è la famiglia allargata. I nonni, gli zii e i cugini. Ah sì, i nonni sono molto importanti in Italia. Importantissimi. Io ho ancora mia nonna. Si chiama Maria. Ha 82 anni. Che bello! La vedi spesso? Sì, vado a trovarla ogni settimana. Le porto sempre qualcosa da mangiare, dei dolci o della frutta. Che carino! I miei nonni purtroppo non ci sono più, ma quando ero piccola li vedevo tutti i giorni. Avevi un bel rapporto con loro? Bellissimo! Mia nonna mi insegnava a cucinare e mio nonno mi portava sempre al parco. Che bei ricordi. I nonni sono speciali. Sì, molto speciali. Allora, spieghiamo le parole. Nonna e nonno per i nonni. E poi ci sono gli zii. Zia per la donna e zio per l'uomo. Esatto. Io ho 3 zii, 2 zii e una zia. Anch'io ho diversi zii e con loro vengono anche i cugini. Ah, sì, i cugini. Quanti cugini hai, Matteo? Mamma mia, credo 7 o 8 cugini, non sono sicuro. Famiglia grande allora. Sì, abbastanza. E tu? Io ho 5 cugini, 3 maschi e 2 femmine. Siamo molto uniti. Che bello! Li vedi spesso? Non troppo spesso, ma ci vediamo per le feste. Natale, Pasqua, compleanni.
Sì, in Italia le feste sono sempre momenti di famiglia. Sempre, è una cosa bellissima, ma anche un po' stressante a volte. Capisco. Troppe persone, troppe domande. Esatto. Quando ti sposi? Quando fai bambini? Le zie sono esperte in queste domande. Troppo. Ma fanno parte della famiglia italiana, no? Sì, è proprio così. Allora, parliamo anche dei nipoti. Ah, sì, i nipoti. Questa parola è un po' confusa in italiano. Vero, nipote può significare due cose diverse. Esatto. Può essere il figlio di tuo fratello o di tua sorella. Oppure può essere il figlio di tuo figlio, quindi tuo nipote come grandson in inglese. Sì, è la stessa parola per entrambe le cose. Un po' confuso. Un po' sì, ma dal contesto si capisce sempre. Vero, io non ho ancora nipoti perché mio fratello non ha figli. Neanche io, ma mia sorella vuole avere bambini presto, quindi forse diventerò zio. Che bello! Gli zii sono importanti. Sì, non vedo l'ora. E poi ci sono i suoceri. Ah, i suoceri. Un argomento interessante. Sì, suocero è il padre del tuo marito o della tua moglie. Suocera è la madre. E poi c'è cognato e cognata, il fratello o la sorella del tuo partner. Esatto. La famiglia diventa sempre più grande quando ti sposi. È vero, in Italia si dice sempre quando sposi una persona, sposi tutta la famiglia. È proprio così. E in Italia le famiglie sono molto presenti. Troppo presenti a volte. Scherzo, scherzo. Ma è vero, le famiglie italiane sono molto unite, ma anche molto, come dire, Invadenti? un po' sì, ma con buone intenzioni sempre. Sempre. Vogliono solo il meglio per te, anche se a volte è troppo. Sì, esatto. È cultura italiana. La famiglia prima di tutto. Prima di tutto. Senti, parliamo anche di come presentare la famiglia? Buona idea. Allora, se vuoi presentare la tua famiglia, puoi dire questa è mia madre o questo è mio padre. Oppure ti presento mia sorella o lui è mio fratello. Esatto. E una cosa importante, in italiano non usiamo l'articolo con i membri della famiglia al singolare. Giusto, si dice mia madre, non la mia madre. Mio padre, non il mio padre. Ma attenzione, al plurale si usa l'articolo. Vero, si dice i miei genitori, le mie sorelle, i miei fratelli. Esatto, questa è una regola importante in italiano. Molto importante. E poi c'è un'eccezione, con loro. Ah, sì, si dice il loro padre, la loro madre, sempre con l'articolo. Sì, anche al singolare, è un'eccezione. L'italiano è complicato a volte. Un po' sì, ma con la pratica diventa naturale. Vero. Allora, parliamo anche di espressioni sulla famiglia. Sì, in italiano abbiamo tante espressioni con la parola famiglia. Per esempio, famiglia numerosa significa una famiglia grande, con tanti figli. Oppure riunione di famiglia, quando tutta la famiglia si rincontra. Sì, e poi c'è di famiglia, che significa qualcosa che viene dalla tua famiglia. Esatto, questa ricetta è di famiglia, significa che è una ricetta tradizionale della tua famiglia. Oppure questo orologio è di famiglia, significa che è stato di tuo nonno, di tuo padre. Sì, un oggetto che passa di generazione in generazione. Molto bello. E poi diciamo spesso come famiglia, per dire insieme alla famiglia. Andiamo in vacanza come famiglia o ceniamo insieme come famiglia. Esatto, la famiglia è sempre al centro in Italia. Sempre, è proprio il cuore della cultura italiana. Sì, è vero, anche se oggi le cose stanno cambiando un po'. In che senso? Beh, le famiglie moderne sono un po' diverse dalle famiglie tradizionali. Vero, ci sono più famiglie piccole, meno bambini. Sì, e le persone si sposano più tardi o non si sposano affatto. Esatto, e ci sono anche famiglie diverse, famiglie con genitori divorziati, famiglie ricomposte. Sì, la società sta cambiando, ma la famiglia resta importante. Importantissima, anche se in forme diverse. Esatto. L'importante è l'amore e il rispetto. Assolutamente. Senti, c'è qualcosa che vuoi aggiungere sulla famiglia italiana? Ma forse una cosa. In Italia anche gli amici molto vicini diventano come famiglia. Ah sì, è vero. Diciamo spesso sei come un fratello per me o sei come una sorella. Esatto.
Oppure chiamiamo i genitori dei nostri amici zia o zio, anche se non sono parenti. Sì, è un segno di affetto e rispetto. Molto bello, secondo me. Mostra quanto è importante il concetto di famiglia in Italia. Sì, proprio così. La famiglia non è solo sangue, è anche amore e connessione. Bellissimo. Allora, per concludere, cosa possiamo dire ai nostri amici che stanno imparando l'italiano? Direi che parlare della famiglia è fondamentale in italiano. È un argomento che viene fuori sempre. Sempre. Quando conosci nuove persone, quando fai conversazione, si parla sempre di famiglia. Esatto. Quindi è importante imparare tutte queste parole. E non solo le parole, ma anche la cultura dietro la famiglia italiana. Sì, capire perché la famiglia è così importante per noi italiani. È parte della nostra identità. Proprio così. E voi? Com'è la famiglia nel vostro paese? Sì, scriveteci nei commenti. Ci piacerebbe sapere come funziona la famiglia dove vivete voi. E se avete domande sulla famiglia italiana, scrivete anche quelle. Esatto, siamo qui per aiutarvi. Bene, io direi che per oggi è tutto. Sì, grazie a tutti per aver guardato questo video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao a tutti e un abbraccio a tutta la vostra famiglia. Ciao!